Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi vi volevo parlare di un bid che ho trovato in una gioielleria che è a Torino, precisamente nel centro commerciale Le Gru, una gioielleria che vende anche Trollbits, insomma, ne abbiamo già parlato anche in altri video, vi ricordate quando stavo a Torino, adesso sono tornata, però vi volevo far vedere che cosa avevo trovato di così di accattivante, di particolare. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere questa stecca dove ho tutti i bid, no, tutti, insomma, una parte di bid che danno su questo color giallo, senape, color miele, beh, ce ne sono, insomma, la tonalità più o meno è questa. E soprattutto su questi due. Volevo puntare l'attenzione, esatto, ecco qua, su questi due, questi quarzi molto molto belli, quarzi rutilati, presi in occasioni differenti. Questo più chiaro l'ho presi per primo, non ricordo però dove. Ah, sì che lo ricordo perché l'ho preso in tutti e due i posti, sì, esatto. Allora, questo l'ho preso da Biondo Gioielli, molto molto bello, guardatelo, spettacolare, ha tantissime inclusioni dentro e è un color, sì, giallo chiaro, diciamo, giallo chiaro. Mentre lui l'ho preso in occasione, sempre lì da Biondo Gioielli, ma credo diverso tempo dopo, in occasione di una richiesta, nel senso che mi avevano chiesto un quarzo rutilato, diciamo un pochino più scuro rispetto al primo e poi insomma me lo sono tenuto perché la persona che me l'aveva chiesto ha preso un'altra cosa, non un quarzo, un'altra cosa. Quindi questo è talmente bello, guardate quanto è denso dentro di particolari e la colorazione è differente rispetto alla prima, io me ne sono innamorata e me lo sono tenuto alla grande. Vedete? Molto molto belli, molto diversi fra di loro comunque. Più che per tipologia, proprio per colorazione del quarzo stesso. Ma non contenta, perché sapete che io poi sono un po' così, mi è caduto l'occhio mentre stavo lì con Daniela, Maria, sì, poi c'era anche Carola in quell'occasione, insomma, diciamo che stavamo noi ragazze lì al centro commerciale, a un certo punto mi è caduto l'occhio su un altro quarzo rutilato favoloso, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha i propri gusti, e lo troviamo qui. Aspettate che riaccorcio un po', ok? Oh, che botta! E lo troviamo qui, ve lo faccio vedere immediatamente, non perdiamo tempo così almeno. Ta-da! Spettacolo! Wow! Se questi vi piacevano un pochino, questo lascia senza fiato. È meraviglioso. Adesso ve lo faccio vedere meglio perché merita, merita, merita e merita. Allora, altrimenti non l'avrei ripreso un altro quarzo rutilato se questo non meritava questo. Mamma mia. Cioè, lascia senza fiato me che l'ho preso. Aspettate che ci sono un po' di... Vabbè. Allora, perché l'ho preso? A parte le inclusioni che come vedete sono tante, particolarissime, eccetera, per la trasparenza. È di una trasparenza sconvolgente, cioè proprio trasparente. Guardatelo. Cioè, io personalmente, poi sicuramente ci saranno stati tanti, insomma, ce ne saranno stati tanti, ma io personalmente non l'ho mai trovato così. E se lo trovavo leggermente trasparente, non aveva tutte queste inclusioni favolose. Cioè, sapete che io amo le pietre, no? Questa è pure un po' sporchina perché con tutte le ditate, aspettate, vediamo se riesco a pulirla un po' perché veramente facendo attenzione che non mi cada. Vabbè, proviamo qui, ma non credo che questo sia adatto. Aspettate. Un pannetto, ce l'avevo qua. Ah sì, l'avevo tirato fuori con... Aspettate che lo trovo. Eccolo qua. Vabbè,
questa è di Pandora ma è uguale. Faccio un po' di, ecco qui. Sì, è giusto per togliere un po' le manate ditate che sto sempre lì con ste dita. Poi mettendo un pochino la crema per le mani, comunque non c'è niente da fare, vi segna. Ecco qua, guardate, mamma mia. Cioè, che spettacolo è? Ma che cos'è questo vetro? Favoloso. Favoloso. Però per insomma far vedere veramente la sua bellezza, aspettate che apro qua, ve lo voglio, ecco, ma scommettiamo che si apre dalla parte sbagliata? No, aspettate che accorcio, troppo bello. Ve lo volevo far vedere vicino agli altri, così da far comprendere la reale differenza. Dove sei? Ecco. Aspettate, chiudo perché non vorrei fare qualche danno dei miei, che ovviamente, figuriamoci. Ecco, che vi devo dire? Aspettate, lucidiamo anche gli altri, questo mai. Che non c'entra niente, però magari una pulitina anche agli altri non guasta, no? Ecco. Questa è la mera differenza fra le 3 colorazioni che ho dello stesso quarzo. Le prime 2 variano insomma di intensità, ma l'ultima è completamente trasparente e mamma mia, lascia, guardate, guardate, ha proprio le pagliuzze d'oro all'interno. Un quarzo così bello, veramente, lascia senza fiato. È stupendo. Cioè, gli altri a confronto, no? Ecco. Che sono bellissimi perché comunque sono stupendi, però cioè, sembra veramente un altro quarzo, non so come dirlo. Tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Io ne sono innamorata, vabbè, penso che si sia compreso, altrimenti non avrei riacquistato un terzo quarzo rutilato, non l'avrei fatto se non fosse stata per questa meraviglia. Anche perché considerate che ha un costo non indifferente. Questi due diciamo che sono quelli che si notano di più, che si trovano di più. Questo un pochino, vedete, qui c'è una parte leggermente trasparente, ma cioè, scusate, dove vai? Non ha niente a che fare, no? Direi proprio di no. Anche la sfaccettatura risulta più luminosa, ovviamente, con la, la trasparenza di questo quarzo. No, non c'è molto da dire, secondo me, se non che eh, volersi proprio volersi bene con queste cose. Che meraviglia. E niente, io avrei voluto fare appunto una tipologia di bracciale utilizzando queste meraviglie e in questo caso avrei messo anche il ciondolino col cuore in oro perché secondo me ci sta molto bene. L'unica cosa è che non mi ricordo dove l'ho messo. Ah, e che facciamo sempre ballare? Fermi! Non ricordo dove l'ho messo. È da trovare. Ogni volta questa storia che non lo trovo. Vabbè, lo troverò e ve lo faccio sapere perché comunque questo andrebbe studiato, questo bracciale. Anche perché io ho dei occhi di gatto, vedete, che ci potrebbero stare nello stesso bracciale. Ho il quarzo citrino, sì, questo non è fumé, vero? È un citrino, ditemi che è un citrino, sì, che non ci sta male, però insomma la bellezza di questi, mamma mia, guardate cos'è. No, io più li guardo più mi incanto, scusate. Ho l'occhio di tigre, forse l'occhio di tigre è quello che ci si abbina meglio, sapete? Sì,
che riprende un pochino, anche se è più scuro, ma in alcuni tratti, come vedete, riprende l'oro di quelli accanto. Sì, forse ci starebbe meglio. Adesso vedremo, ci studiamo un pochino, le matite, sì, insomma, in teoria ci può stare perché è sempre il concetto della luminosità, appunto, del color oro. O altrimenti spezzare proprio, anche seta nera ci potrebbe stare, però spezzare proprio con, proviamola, va, seta nera sta qui, che ce l'ho lasciata l'altro giorno, quindi proviamo a vedere seta nera come sta. Oddio, no, no, ho detto una baggianata, non ci sta bene, in teoria no, non ci sta bene, e ci potrebbe stare qualche colore, o questi, quindi spezzare, questo no, spezzare proprio e mettere qualcosa del genere, forse lui, boh, è lui forse, ma non lo so. Sapete che con queste tre pietre effettivamente di questa bellezza è un po' difficile poterci abbinare qualcosa che non siano pietre, secondo il mio punto di vista. Abbinarci i vetri trovo che in qualche modo sminuisca un po', però sapete che cambio spesso idea in tal senso, no? Perché poi il bello di questi bracciali componibili è proprio la loro componibilità. Sto guardando se qui tante volte c'è qualcosa, ma no. Vediamo di qua. Qui ci sono più pietre, magari aspettate che accorcio un po'. Sì, sempre con questi pannetti Pandora io. Allora, qui che ci può stare? Vabbè, questo è l'occhio di gatto. Vediamo un po' la prenite. Beh, non ci sta male, eh? Caspita. Vabbè, una pietra chiara. Diciamo che un giallino e un verdino insieme non stanno mai male. Altrimenti ci posso mettere, ecco, forse questo pure non ci sta male, un rubino e caspita, sì, ne ho un altro di qua. Anche il rubino, no, verrebbe un bracciale molto particolare. Sì, forse con i rubini è da prenderlo in considerazione. Vediamo con le ametiste. No, troppo freddo. Vediamo con l'ebano. Caspita, pure con l'ebano. Pure con l'ebano, l'onice. Sì, 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 sì. Viene fuori uno spettacolo. Bello, mi piace. Quindi, vediamo quest'altro, questo che è lo smeraldo. Vabbè, un po' come la prenite alla fine. Risulta un verdino chiaro, ma un bracciale così sul chiaro non è male. Devo studiarmelo un attimo, però intanto, vabbè, le pietre sono queste, quindi è uno spettacolo. Io vi do appuntamento al prossimo video e, e niente, sapete che sto cercando di alternare Trollbits con Pandora, perché anche di Pandora ho diverse cosine da farvi vedere, però sapete che il mio amore è per Trollbits, quindi non me ne vogliate appassionate di Pandora, ma diciamo che qui ci metto un po' più di pathos. Io vi saluto e vi do appuntamento con il prossimo video, che è sempre un altro spacchettamento. Ce n'ho altri due da fare, forse, sì. Ciao ragazze, ciao ragazzi, alla prossima!